Benvenuti all'Autodromo di Imola per l'ACI Racing Weekend. Oggi ne sentiremo delle belle. Questa è la procedura di riscaldamento di queste autovetture. Una procedura completa che va a toccare tantissimi aspetti, quindi non solo il riscaldamento del motore, ma anche tutto quello che è il check dei freni, dell'elettronica, del cambio. Ci hanno spiegato che sono tantissimi gli aspetti che vanno a controllare e questo serve per dare maggiore garanzia che quando poi la macchina sarà in pista sarà estremamente efficiente. Siamo con Vincenzo Sospiri dell'omonima squadra corse di Forlì. Noi da romagnoli diciamo che siamo un po' stati elevati a pane e racing. Queste sono macchine stupende. Ma che differenza c'è tra una Lamborghini da corsa e magari la sua relativa stradale? Ma è molto simile in realtà, perché la macchina GT3 viene presa da una stradale, quindi viene presa modificata da una macchina stradale, quindi è molto simile il concetto di base. Nel regolamento è obbligatorio avere alcuni pezzi della macchina stradale, quindi devono essere omologati come la macchina stradale, quindi è una versione stradale diciamo portata in pista con delle modifiche per irrigidirla, per farla andare più veloce. Quali sono i parametri che vengono rilevati in queste auto? Ho visto un sacco di sensori prima. Ma i sensori ti aiutano tanto a capire cosa fa la macchina, per le altezze, per i pesi, il carico dei pesi. Quindi questo ti dà un'idea di come devi modificare o migliorare la macchina rispetto alle piste che vai a fare. È tutto quanto una tecnologia nuova, un sistema nuovo che viene sempre sviluppato e viene sempre diciamo così migliorato, che dà in modo sia alla squadra che al pilota di migliorarsi e di raggiungere i massimi obiettivi che devi raggiungere. Salutiamo l'Harrison Ford che passa sotto il grande protagonista di questo turno. Prima stavo registrando il suono ed ero a circa 80 cm dagli scarichi, cioè avevo il sorrisone a ogni sgasata. Ma dopo tanti anni di corse, cioè, che cosa provi quando senti ancora il sound che ha tantissimi decibel di queste macchine? Ma è molto difficile starne fuori in realtà, perché quando sei per tanto tempo qui dentro ce l'hai nel sangue, la competizione soprattutto e anche tutto quanto l'ambiente che ti manca se stai fuori, quindi per un po' vorresti stare fuori per rilassarti, per avere meno rumore, stare un po' in pace in campagna. Ma dopo una settimana o due ti viene voglia ancora di tornare qua e sentire questi bolidi che sfrecciano con il massimo rumore possibile. Il sound attira molto, ma ci sono dei limiti di decibel per questo tipo di corse? Ci sono quando vai a fare i test privati o collettivi, durante i weekend di gara ci sono comunque, ma sono molto alti, quindi stiamo dentro alla grande. Ti ricordi qual è il numero di decibel? Mi sembra 110, se mi sbaglio, 106-110, una cosa del genere, ma non sono sicuro. Se lo sbagli possiamo tagliarla dall'intervista. Sicuramente che sbaglio, però. Sei stato un pilota di grande successo, ma qual è la cosa che ti emoziona, ti ha emozionato di più nel guidare, nel salire su un'auto da corsa? Ma è sempre trovare il limite di se stessi, trovare il limite della macchina, avere un avversario forte da poter battere se è possibile. Quindi è sempre una ricerca del tuo limite rispetto al limite degli altri. Che comunicazione c'è tra il pilota e i box? Ma le radio sono lì per quello, per comunicare al pilota molte informazioni, perché il pilota ti dia anche informazioni se ha bisogno di sapere alcune cose. Noi abbiamo la telemetria in diretta
che gli ingegneri la leggono automaticamente quando il pilota è in pista, vedi esattamente cosa fa la macchina, cosa fa il pilota, con velocità, motore, tutto quanto. E poi comunque puoi sempre comunicargli se c'è un distacco da andare a recuperare, un vantaggio da mantenere. Quindi le comunicazioni con il pilota sono molto importanti, e anche se ci fosse una bandiera rossa, un problema di un incidente grosso, puoi comunicare al pilota: guarda, stai attento perché quella curva lì, c'è quel problema lì, c'è la bandiera gialla, c'è una macchina in sabbia, c'è un incidente grosso. Quindi la radio serve molto e viene usata anche molto in queste gare qui. Perché vedo alle mie spalle che ci sono tantissimi schermi, quindi da quelle informazioni che rilevate lì, dopo potete parlare liberamente quindi col pilota, più o meno potete dire quello che volete o ci sono dei limiti? No, possiamo parlare liberamente, anche perché dai solamente informazioni utili per lui e utili per noi, quindi lui dà informazioni a noi e noi diamo informazioni a lui, che servono a tutte e due. Veramente un mondo fantastico. Sarebbe possibile una roba tipo, non so, fare un giro a fianco a un pilota? Cioè, è possibile? Come no? Andiamo, te la faccio guidare subito se vuoi. Montiamo su, c'è il pilota qua. Stai scherzando? No, guarda, siamo qua. Ragazzi, questo non mi ricapiterà mai più. Vi saluto, iscrivetevi al canale, ci vediamo presto. Ciao 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 ciao.